Benvenuti a nuova puntata di Storie di Runner 451. Oggi con noi Anna Incerti, campionessa di maratona, un'intervista imperdibile, divertentissima. Poi dopo Marco è andato sulle strade dell'Appia Run e ci racconterà la gara che ci sarà il 16 aprile che vede migliaia di partecipanti. Io sono stato a Milano per i 20 anni dei Garmin for Runner, ho corso con Stefano Baldini, Daniel Fontana e tanti altri e non perdetevi l'intervista a Daniel Fontana e infine ci viene a trovare un amico, Sandro di Run Lovers. Ciao Marco, come stai? Ciao Simone, ben trovato, molto bene, molto bene. Una domenica di maratone. Io sono stato tutta la mattina alla Maratona del Lamone qui del mio paese, c'è stata la Maratona di Milano, ci sono stati Vivi Città di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, maratone all'estero, insomma quanti chilometri, migliaia di chilometri avranno fatto, forse milioni di chilometri avranno fatto la somma delle gambe di tutti quelli che corrono. Io ho fatto il Vivicità, una 10 km dentro il cuore delle periferie di Roma Nord, una bella gara, una bella manifestazione, tanti partecipanti, mi è piaciuta molto. Senti Marco, tu corri spesso a digiuno e quindi volevo chiedere ai nostri amici runner, sondaggione, voi di solito correte a stomaco vuoto o no? Ma non solo quelli che corrono la mattina presto, anche se andate a correre il tardo pomeriggio, fate uno spuntino oppure vi fate bastare quello che avete mangiato a pranzo, insomma avete bisogno dello stomaco vuoto o no? Scrivetecelo nei commenti, raccontateci un po' le vostre routine di allenamento, come sapete noi rispondiamo a tutti i commenti, però a questo punto Marco è arrivato il momento di ascoltare questa donna incredibile che ha dato tanto lustro. Sì, ha dato tanto lustro all'atletica italiana, oggi si è ritirata dall'attività professionale da pochissimo, e però continua a far girare le gambe anche se lei anche se lei dice di no. È il momento di ascoltare Anna Incerti, guardatelo fino alla fine, ma state fino alla fine della puntata perché veramente sarà una di quelle puntate che vorrete rivedere o riascoltare, perché sapete siamo su YouTube, Spotify, ma a livello audio anche su tutte le altre piattaforme di podcast. Ma adesso basta, ascoltiamo Anna Incerti. Via. Anna, che piacere averti qui a Storie di Runner 451 Show. Grazie, il piacere è mio. Grazie ragazzi. Benvenuta. Grazie. Marco, abbiamo una grande campionessa da paura, che ci spettinava e ci spettina ancora quando corre. No, anche se abbiamo i capelli Anna, ci faceva piacere ripercorrere con te, adesso che non hai lasciato la corsa, perché ti vediamo su Instagram che le gambe girano ancora, ma ci faceva piacere ripercorrere con te, dai, senza rimpianti, senza fare i melanconici, perché poi la vita è bella perché riserva sempre cose nuove, però un po' la tua carriera, super carriera sportiva, tu corri da ragazzina, ti sei approcciata molto giovane alle maratone, che non è una cosa poi così scontata, o meglio non lo era sicuramente a fine anni 90, inizio anni 2000. Adesso sono sempre le persone più giovani, le persone che affrontano, parlo di atleti professionisti, le lunghe distanze. Com'è nata la passione per la corsa? Come ti sei ritrovata ad essere l'atleta che sei? Diciamo che non era una vera e propria passione, la passione è nata negli anni, perché inizialmente io non volevo correre, adesso viene da ridere, però inizialmente non volevo correre e per fortuna il mio allenatore di sempre, Tommaso Ticali, mi ha coccolata sotto questo punto di vista, perché veniva a prendermi perfino sotto casa, suonava il campanello, vieni a correre, mi pregava, e dopo lui è stato bravo a farmi innamorare proprio di questa disciplina, che poi è stata la mia preferita, la maratona. Appunto ho iniziato molto presto, ho debuttato a 23 anni perché a me dopo piaceva tanto correre, più correvo più io stavo bene e poi ero portata per quello alla fine, i cross non facevano per me, io da ragazzina li facevo, però non era il mio terreno, ecco. E la maratona è stata amore a prima vista, perché al debutto a Firenze nel 2003
subito avevo vinto il campionato italiano con 2 ore e 34, quindi per me era stata, insomma, amore. Cioè un debutto, Marco, a 23 anni, 2 ore e 34, boom, così. Poi dopo è scesa, perché cos'hai? 2,27, 28 25. 2,25 e 32, sì. Scusami, quei 2 minuti. Quei 2 minuti in più. No. Sì, però non si cancellano. La tua gara più bella non l'hai vinta col personale, non so se è quella la tua gara più bella, però Barcellona 2010. Esatto. Il Barcellona è stata, insomma, la gara che ricordo sempre con tanto amore, perché venivo da un infortunio lungo e quindi, insomma, quella gara sapevo la mia condizione, sapevo della mia condizione, sapevo di star bene, però la maratona è sempre lunga, 42 km, 195 metri, quindi si deve avere sempre rispetto per quella distanza. Ma io quel giorno stavo proprio bene, che ricordiamo tra l'altro è diventato oro 2 anni dopo, prima è stato un bronzo. Sì. Però io lo festeggiavo come fosse stato oro, insomma, ero contenta. Vabbè, avevo fatto un po' di pulizia, dai. Esistono quelle giornate irripetibili, no? Che si mettono insieme una serie di condizioni che fanno sì che il campione venga fuori al meglio, e forse è partito tutto da quelle citofonate del tuo allenatore quando tu non volevi correre. Lì è arrivato la visione di quell'uomo che aveva capito che c'era sulle gambe un oro. Sì, infatti io lo ringrazierò sempre, perché è grazie a lui che si è fatto dopo quello che sono riuscita a fare, perché di pazienza ne ha avuto veramente tanta lui, sì. Tantissimo. Ma a te piaceva qualche altro sport o proprio eri pigra? No, ma io facevo, adesso viene da ridere, quando ero piccola facevo danza moderna, dopo ho detto no, perché dopo finiva la scuola e io abitavo vicino al mare, quindi mi piaceva fare, insomma, trascorrere l'estate con i miei amici al mare, e invece c'era sto allenatore che mi veniva a prendere per andare a correre, che caldo, e dicevo io voglio fare fatica, cioè non mi piace far fatica, invece dopo mi piaceva fare fatica, cioè come cambiano le cose, cioè, comunque se troviamo sempre qualcuno che le cose ce le fa piacere, ci fa appassionare, perché il mio allenatore alla fine è un grande appassionato proprio dell'atletica, no? E per fortuna me l'ha trasmessa. Fa veramente la differenza, Marco, questa cosa qui, perché è stato un bivio, cioè se ci pensi veramente, è bravissimo lui, perché ha un occhio evidentemente, un gran occhio allenato a capire il talento. Lui mi aveva individuato in una gara scolastica, quella che si fanno in tutte le scuole, così dopo la gara si avvicina, mi ha detto guarda tu dovresti allenarti perché hai delle qualità. Io l'ho guardato già in cagnesco, no, a me non interessa correre. E invece dopo ha avuto ragione, ecco. Senti Anna, tutti ci ricordiamo ovviamente gli europei, però tu sei non l'unica, ma una delle poche che ha fatto anche il tris, che sei stata campione dei 10.000, della mezza e della maratona, giusto, italiano? Esatto. E giochi del Mediterraneo, poi tanti piazzamenti, insomma, porca miseria, da paura. Senti, poi dopo faccio un passo indietro, però ti chiedo, com'è adesso non correre da professionista? Cioè, come si fa il salto? Abbiamo avuto qui ad esempio Rosolino, che si è raccontato di come lui continua a nuotare, allena nuotatori, sì. Si è dato alla corsa, ma vabbè, lui ci ha detto che è un animale da gara, deve fare la maratona di Londra, lui ha detto che la vive sempre così. E per te com'è oggi la vita dai, fammelo dire, da runner come noi? Bellissimo, io non ho rimpianti perché ho scelto di smettere io, per fortuna, cioè è arrivato il momento in cui il fisico ti dice basta Anna, perché consapevole del fatto che io non potessi fare più quello che facevo prima, no? Cioè come lo facevo prima, un po' per tutti i chilometri che avevo, un po' anche per l'età che avanza, insomma, io ho deciso di smettere a 42 anni, penso di aver fatto una bella carriera, posso essere soddisfatta di come anche l'ho fatta, e quindi adesso corro per il piacere di correre, mi diverto, non ho più quella cosa di ripetute, cioè del chilo, quanto stai andando al chilometro, le medie, tutte ste robe qua.
Adesso mi viene da ridere, ogni tanto dico io di media adesso conosco soltanto le birre, no, non conosco più le E medie. poi dove vivi diciamo che l'alcol è un buon Esatto. compagno, insomma, è di tradizione. Esatto. Poi tra l'altro non so se lo sapete, non so se avete visto un po' su Instagram, perché mio marito insieme al fratello producono una birra e l'hanno chiamata 42 195 metri. No, fantastico. Sì, vabbè. Allora esatto. dobbiamo provare. È una Sì, birra ordiniamo artigianale. La Birra ordiniamo online. artigianale e c'è la mia foto sull'etichetta con 42 195. Ma che bello. Anna, facciamo un po' di pubblicità, dove si può trovare? Noi qua vicino Udine, il paese si chiama Butrio, provincia di Udine, e quindi insomma producono questa birra. Adesso le medie sono soltanto quelle, però ogni tanto ecco mi diverte proprio correre adesso, mi piace, lo faccio perché l'ho sempre fatto, perché mi piace e perché proprio mi manca il movimento, ecco, se non lo faccio. Perché ho una passione, non può finire, ecco, quella Ma continua sempre. un pettorale in qualche garetta così per divertimento te lo metterai? Probabilmente a Padova il 23 aprile, in occasione della mezza e della maratona, io mi butterò sulla mezza, scusa. Sulla mezza. Ah. Sì. Però rischi di vincerla. No, non c'è il rischio. Ah. Non c'è il rischio perché la faccio giusto per il piacere di farla, di correre in compagnia. Sei sicura che allo sparo dopo il primo chilometro non dici mi viene voglia di spingere? No, perché non ce la farei, no. Quindi mi viene voglia di spingere, ma meglio tirare il freno. Marco, ricordati che nella puntata dopo poi diremo il risultato di Anna, che lo veniamo a vedere. Sicuramente. Anna, però una domanda che ho fatto anche a Rosolino, no? Massimiliano, sulla sua ex vita da atleta, no? I brividi che provava quando stava lì nella start list, pronto per andare sui blocchi. Immagino per te, quando eri lì con la mano, con il dito sul crono poco prima di partire, sono sensazioni che non si vivono più, ti mancano? Il brivido del tricolore. Mi mancano sicuramente, perché i weekend io ero sempre in giro per gareggiare, mi manca l'adrenalina, per carità. Ogni tanto quando vedo anche i ragazzi che sono in raduno dico mamma mia che nostalgia, no? Perché comunque in raduno ci si allena ma ci si diverte pure, no? Perché si è in compagnia, e quindi quello devo dire che ogni tanto mi viene un po' di nostalgia, però insomma. Stessa cosa che ci ha detto Massimiliano, mi mancano i ritiri, evidentemente sti ritiri. Sì. Hanno il loro perché. Esatto. No, ma perché ti alleni con un gruppo, poi noi eravamo della maratona un gruppo affiatato sia maschile che femminile, no? Perché comunque c'era ancora Stefano Baldini, quindi erano dei raduni sia al maschile che al femminile, un gruppo, ripeto, affiatato. Noi eravamo poi insomma la qualità era alta, alta, altissima, veramente, specialmente sugli uomini, ma anche sulle donne, perché c'era anche Rosalba Console, c'era Deborah Toniolo, Giovanna Volpato, Lucilla Andreucci, insomma eravamo un gruppo ricco. Ecco. Beh, adesso dai, sugli uomini sta tornando della qualità nei giovani maratoneti italiani. Sì. Sotto i 2.10 iniziano a essere in diversi, anche sotto 2.8, insomma. Sì. Anna, tanto lo sappiamo, nel 2021 hai avuto una sfortuna, che adesso però possiamo parlare serenamente, credo, che hai subito un'operazione per un meningioma alla testa, correggimi sempre se sbaglio. Sì. Quando l'hai saputo, che eri ancora poi in attività, come sei stata, come l'hai affrontata e come sei ripartita e cosa è stato, guarda, una domanda completa, rimettersi il pettorale, se non sbaglio, a Cittadella, poi nella mezza della città delle mura. Esatto. Niente, io nel febbraio 2021, tra l'altro stavo preparando la maratona di Milano del 16 maggio. E quindi ancora non ero proprio in preparazione, però mi ricordo che era fine febbraio e io avevo sempre mal di testa. Improvvisamente a fine febbraio è esploso sto mal di testa, mi partiva sempre durante la notte così, ma fortissimo, mi faceva svegliare, comunque antidolorifici, sempre antidolorifici. Fatto un controllo, però risultava tutto negativo. Quindi ho detto, Dio, sarò io, non lo so sto mal di testa come mai. Poi passano i mesi, comunque io
corro la maratona di Milano, chiusa dopo in 2:31, così. Ho fatto tutto l'allenamento, cioè il mese di preparazione, che poi sono stati specifici 1 mese e mezzo, con sto forte mal di testa, ma fortissimo, cioè una cosa inspiegabile. Va bene. La notte tra il 24 e il 25 maggio non riuscire proprio a dormire, ho fatto fuori una scatola di antidolorifici, infatti potevo chiedere lo sponsor, ho detto dopo, no? Stefano, mio marito, ha detto andiamo un attimo in ospedale, andiamo a verificare, no? Mi hanno fatto un attacco di controllo e da lì non sono uscita più, perché risultato insomma c'erano delle anomalie, mi hanno ricoverata e c'era questa massa, insomma, che era diventata 10 centimetri inizialmente e dopo con un po' di cura si è assorbita, è diventata, alla fine era 3 centimetri e la dovevano asportare, quindi il 3 giugno del 2021 mi hanno aperto e asportato questo meningioma, insomma. Devo dire che la ripresa è stata un po' lenta, diciamo. Io avevo fretta di mettermi subito in piedi, però il neurologo lì ha detto devi stare un po' calmina, i tempi erano perché quelli. ci vogliono dei tempi, almeno 2 mesi, devi stare completamente fermo. Oddio, 2 mesi. Però devo dire che questi 2 mesi me li sono presi tutti, perché io non avevo proprio nemmeno le forze di far niente, proprio ero veramente Il recupero serviva. Il recupero serviva. Però dopo i primi di settembre, così fine agosto, ho cominciato a fare i miei primi 20 minuti, il fisico ha reagito bene e da lì poi piano piano sono partita. Diciamo che sono stata seguita bene anche qui, insomma. Poi c'è Stefano, mio marito, che mi stava sempre dietro, non sono stata abbandonata. Sì. Ultimissima domanda, Anna, poi non approfittiamo più della tua disponibilità. E com'è stata l'ultima gara che invece hai fatto a Bagheria, giusto? Esatto, lì in occasione di questa gara che organizzava il mio allenatore, aveva piacere, insomma, che io ed era giusto. E anch'io avevo piacere che la mia carriera, insomma, si chiudesse a Bagheria, alla fine da dove sono partita. A casa tua, certo. A casa mia, e devo dire che è stato molto emozionante, perché c'era tanta gente, insomma, che tifava e che ha sempre tifato, e devo dire veramente che il Bagheria, tutta la gente, ecco, mi ha sempre sostenuta, sempre. Ancora adesso quando vado mi dicono ma sicura che non corri più? Sicura? Sicura? Che bella. Anna, vinceresti nel 95% delle gare del territorio italiano, mezze e maratone. No, ragazzi, faccio fatica adesso. No, guarda, è una cosa su cui lavoro tutti i giorni. Ti assicuro che con i tempi che fai vinceresti ancora in tantissime gare. Però è giusto così, dai. Magari un giorno mi metto lì e dico mi viene voglia di gareggiare di nuovo, ma non so, dai, non so. È giusto che adesso emergano le giovincelle, insomma, adesso è giusto così. Sì. Giusto. È vero. Sì. Anna, grazie mille. Anna, grazie veramente. Un grandissimo piacere. Grazie a voi, ragazzi. E poi magari ti richiameremo più avanti, ci racconti come va questa vita da runner tapascione. No, magari bellissimo, perché hai l'accento siculo friulano, hai preso delle vocali friulane con tanto siciliano sotto. Simone, ci potremmo sentire dopo che abbiamo provato la birra, magari. Proviamo. Bravo, ecco. buonissima. Quella si può provare. Va benissimo. Quella sì, assolutamente. Ciao Anna, grazie. Grazie Anna. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Allora Simone, le birre insomma e la corsa sono un binomio che ci piace tanto portare avanti anche ai campioni, e a proposito di birre, noi di solito quando andiamo a correre Rappia Run non la corriamo con la birra, ma dopo c'è una bella zona di Roma dove andare a fare una scampagnata, perché l'Appia Run è all'interno del Parco della Caffarella, uno dei più belli di Roma e non solo, e a raccontarcela è proprio Roberto De Benedittis, il presidente dell'Axi Campidoglio Roma e nonché inventore di questa bellissima manifestazione.
Amici di Storie di Runner 451, oggi siamo in un luogo speciale, unico direi a Roma, e siamo con un amico, Roberto De Benedictis, organizzatore dell'Appia Run, ed è la gara, una delle più belle di Roma, il motivo che ci porta in questo luogo fantastico, sotto l'Arco di Druso, sulla Regina Ciclarum, l'Appia Antica, che per noi l'Appia Antica vuol dire soltanto Appia Run. Sì. Ecco, Roberto, benvenuto, e a noi la curiosità ovviamente ci porta a scoprire il motivo per cui ti sei inventato questa gara, perché? Ma guarda, la cosa è abbastanza curiosa. Io negli anni 90 abitavo a Castelli, diciamo a Marino, e durante i lavori del Giubileo per il sottopasso dell'Appia Antica del raccordo anulare, molti sono giovani e magari pensano che quel sottopasso sia sempre esistito, invece in realtà il raccordo anulare aveva questa ferita che questo taglio dell'Appia Antica, per cui il raccordo anulare passava all'altezza dell'Appia Antica e appunto tagliava in due l'Appia Antica, la parte dentro il raccordo e la parte fuori dal raccordo. Con i lavori del Giubileo si è creato questo sottopasso, per cui si è riunita l'Appia Antica sia la parte dentro il raccordo che fuori dal raccordo, e allora mi è venuto in mente di fare una gara proprio su questa via, che è una via estremamente particolare perché è l'opera ingegneristica degli antichi romani più importante e più grande. Pensate che parte da Roma ma arriva fino a Brindisi, per cui era fondamentale anche per il commercio con l'Oriente. Quindi dal III secolo a.C. che va avanti tutta questa storia legata a questa strada, e l'Appia Run simbolicamente parte dal chilometro zero. Sì, esatto, noi partiamo praticamente da Viale delle Terme di Caracalla. La vecchia Appia Antica partiva diciamo dal Circo Massimo, per cui fondamentalmente è su quella direttrice da quella che oggi si chiama Piazza di Porta Capena, e quindi si va sempre dritti fino a Cecilia Metella, e poi da Cecilia Metella giriamo a sinistra, ancora a sinistra per l'Appia Pignatelli, e poi si entra dentro il Parco della Caffarella. Ecco, perché non ci dobbiamo dimenticare che i punti importanti di questa gara forse sono tutti, cioè non c'è un posto, al di là del passaggio, il bypass della Colombo, però poi è una gara che ha la caratteristica di avere 4 terreni diversi, sui 5 in realtà, addirittura. Dimmi il quinto, allora iniziamo dal primo. Beh, diciamo l'asfalto, il San Pietrino, poi il Basolato Lavico, poi abbiamo lo sterrato della Caffarella e poi abbiamo la pista dello Stadio delle Terme. Abbiamo lo Stadio delle Terme, che sappiamo essere forse lo stadio più bello che c'è a Roma, tra i più belli in Italia. Sicuramente. E come vedete questo tratto dell'Appia è aperto al traffico veicolare, almeno per la circolazione interna. Per un tratto. E qui ci sono passati, in quante edizioni, quanti atleti hai visto correre per l'Appia Run? Ma complessivamente sono più di 100.000. Quindi quelli che hanno partecipato in questi 24 edizioni e in questi 25 anni, perché poi noi contiamo 24 edizioni perché il 2020 non si è disputato ovviamente per la crisi pandemica. E i numeri stanno tornando quelli che erano prima? Noi siamo estremamente soddisfatti, noi in questo momento siamo a più di 3.600 iscritti, manca una settimana ancora alla chiusura delle iscrizioni e fate conto che l'anno scorso ad esempio alla chiusura delle iscrizioni eravamo 3.123 iscritti, quindi già abbiamo 500 iscritti in più, ma l'ultima settimana, come sapete, è quella più densa perché poi si decide all'ultimo minuto di iscriversi. La bellezza dell'Appia Run è che è una distanza che può portare veramente tutti a correre, ovviamente, sia l'atleta più performante che viene dalle maratone primaverili, ma chi vuole andare oltre le colonne d'Ercole di 10 km, perché la distanza aiuta a poter andare un po' più in là. Sì, diciamo che dal punto di vista tecnico non è una classica 10, è una 13 che è infarcita anche di una serie di difficoltà, e quindi per chi tende magari a pensare tra qualche mese di correre una mezza maratona potrebbe essere un passaggio importante per dire tutto sommato ho fatto la 13, posso fare anche qualche chilometro in più. Quando è iniziata avevi azzardato una distanza diversa, no? La prima edizione erano 17 km perché andavamo fino a Via di Tor Carbone e poi tornavamo indietro attraverso altre strade, però da questo punto di vista è stata una bella esperienza anche la prima edizione, e ci ha fatto capire anche che potevano esserci altre situazioni importanti come quello del Parco della Caffarella, che è veramente un gioiello che da questo punto di vista arricchisce la competizione sicuramente. Sì, il Parco regionale della Caffarella, che è un passaggio importantissimo per chi corre a Roma,
ma più che altro per chi vuole venire a scoprire una Roma diversa grazie allo sport, quindi quello che è il turismo sportivo. Ci sono possibilità di poter includere anche i figli, la famiglia, insomma chiunque in una giornata, in una domenica che poi è un weekend di sport a Roma. Sì, sicuramente. Intanto noi facciamo un prologo molto importante, ormai veramente è diventato impegnativo. Il sabato con il Fulmine dell'Appia abbiamo più di 850 ragazzi che sono iscritti, quindi da qui al termine delle iscrizioni sicuramente arriveremo al tetto massimo, che sono 1000 partecipanti, e il sabato c'è anche poi il ritiro del pettorale allo Stadio delle Terme, quindi ci sarà una bella festa anche da questo punto di vista, e poi ci sarà la domenica ovviamente le classiche distanze di 5 km e 13 km. Da questo punto di vista abbiamo anche una risonanza importante a livello estero, perché abbiamo qualche centinaio di atleti che provengono da fuori Italia, quindi anche questo è un segnale importante dal punto di vista del turismo a Roma. Quindi ricordiamo la data di questa nuova edizione dell'Appia Run, l'abbiamo detto, 16 aprile. È il 16 aprile e le iscrizioni sono ancora aperte sul sito della www.appiaranna.it/iscrizioni, e organizzata dall'Axi Campidoglio, Axi Italia Atletica, Axi Campidoglio, ma soprattutto Axi Nazionale. Axi Nazionale, e insomma dietro c'è tanta professionalità, c'è tanto impegno in una manifestazione che è un po' il vanto della capitale, e lo ripetiamo sempre, e vi aspettiamo. Grazie Roberto e buona Appia Run 2023. Grazie a voi. Grazie. Marco, grazie mille. Non posso venire il 16 aprile, ma mi hai fatto venire voglia di partecipare. Però l'anno prossimo ci faccio un pensiero, mi organizzo per tempo. E mi raccomando, scriveteci nei commenti se farete o no l'Appia Run. Io ho molti runner che alleno che la fanno, e continuate a rispondere al sondaggio se correte a digiuno o meno. Marco, quindi tu corri a digiuno, giusto? Sì, per forza. Non riesco a correre in altre situazioni, anche se i chilometri sono tanti. Mi hanno sempre detto che fino a 20 km abbiamo scorte per correre senza problemi. Ma più o meno, dai. Se hai fatto una buona sì, cena a base di carboidrati, sì. Sì, però la mattina corro a digiuno. 20 non sono pochi, non lo fate a casa. Detto ciò, Marco, è arrivato il momento di raccontare ai nostri ascoltatori cosa ho combinato a Milano. Siamo stati per i 20 anni dei Forerunner di Garmin, e nel mentre anche per carpire tutte le novità dei nuovi Forerunner 965 e 265, di cui parleremo nel servizio a breve. Che cosa ho fatto? Beh, insomma, ci siamo divertiti con altri atleti, responsabili di comunicazione che lavorano nella rete, giornalisti. Ci hanno diviso in squadre con Stefano Baldini e Daniel Fontana come capitani, io le squadre con Stefano, e ci siamo sfidati in delle prove d'atletica dentro il Virgin Fitness Center alla Bocconi, una roba incredibile, Marco. No? Per fortuna che te la posso far vedere. Simone, però una domanda te la devo fare. Com'è correre con un dio olimpionico accanto? Allora, è la seconda volta che corro con Stefano, e i primi 10 minuti, abbiamo fatto 20 minuti di corsa, andavamo piano, e io guardavo l'orologio e dicevo: ma come fa a correre così bene anche a 6? Perché tanti dicono: io quando corro piano non corro bene. Guarda, non si può, cioè tu ci pensi, ma questo quasi 20 anni fa ha vinto la medaglia d'oro, cioè è inspiegabile, però devo dire una gran fortuna, anche se è una cosa piccola, è stata una gran fortuna. Però adesso te lo faccio vedere, dai. E poi dopo c'è l'intervista a Daniel Fontana, che ci dà anche degli ottimi consigli su come allenarci al meglio e come la tecnologia può aiutarci. Banda alle ciance, vediamo cosa è successo a Milano. Ciao Marco, allora sono qui a Milano alla Virgin della Bocconi, perché oggi ci presenteranno i Forerunner 965 e 265, con la coincidenza che i Forerunner di Garmin compiono 20 anni. Bellissima giornata, poi faremo una prova in pista, anzi 2 prove in pista, una corsa di 20 minuti sulla resistenza divisi a squadre, e chi fa più giri vince sommando i giri delle squadre, e poi dopo una staffetta. Capitani delle squadre Stefano Baldini e Daniel Fontana.
Bene, abbiamo finito le gare, siamo arrivati alla pari, poi la domanda di spareggio ho risposto io bene, abbiamo vinto, la squadra di Stefano Baldini, è stato divertentissimo, soprattutto il giro sparato in pista indoor 170 metri che volava ormai in curva. E adesso un ospite speciale che ci parlerà meglio del Forerunner 965. Sono qui con Daniel Fontana. Ciao Daniel, benvenuto. Daniel, la tecnologia corre quasi più di noi, direi, più di me sicuro ormai. Che cosa si aspettano i runner da questi nuovi prodotti 265 e 965? Che cosa si devono aspettare? Intanto sono prodotti belli. Abbiamo visto anche, io ho vissuto, comprato, utilizzato i primi prodotti di Garmin, li usavi soltanto per correre e non lo potevi più usare in tutta la giornata, non avevano neanche l'orologio. Questi sono prodotti belli, intanto li puoi usare tutta la giornata. Questo 965 è ancora un passo al di là di quello che noi ci aspettavamo. È un orologio con l'AMOLED, quindi molto più luminoso, con una batteria molto grande ed è molto bello. E poi porta con se stesso quello del precedente 955, che è un monitoraggio molto affidabile, molto attendibile di tutta la salute e di tutta la giornata del corridore, per poi suggerirci che allenamento fare o se riposare o prendere anche delle decisioni, o se siamo per esempio in altura, quanto siamo adattati all'altura piuttosto che al caldo. E monitorare tutti questi parametri che poi ci servono per l'allenamento. Poi chi ha già il 955 come me sa l'incubo, ma in realtà è un piacere che tutte le mattine c'è il report e ti dice come hai dormito e se ti puoi allenare o no. Qual è il consiglio? Seguirli in maniera rigida o anche, come dire, riuscire ad adattarli, a contestualizzarli a quello che uno sta preparando? Perché magari ci sta che in un periodo di carico il recupero non sia completo, a volte l'atleta lo cerca anche questa situazione, no? Certo, l'allenamento vuol dire produrre dello stress al corpo per poi avere degli adattamenti. Il corpo si adatta allo stress, alla corsa, quindi se uno deve preparare una gara di 100 km di corsa, è saputo che bisogna allenarsi con le gambe stanche, quindi tu sei stanco, l'orologio ti dice sei molto stanco perché ieri hai corso 25 km e oggi dovrai riposare, però se tu hai un programma riesci anche a valutare con tutti gli altri dati se questo affaticamento con un ulteriore allenamento sarà produttivo o meno. Quindi adesso Garmin ha un monitoraggio completo, sì, ha una visione più olistica del corpo di tutti gli sport e ci permette di capire lo stato di forma, lo stato di salute e poi procedere con gli allenamenti. Ci suggerisce anche degli allenamenti che possiamo fare se noi magari non siamo molto motivati. Senti Daniel, tu continui ad allenarti ormai, sempre, perché chi ti segue su Instagram vede campus in bici, campus triathlon, attività, in più c'è il lavoro, perché adesso segui anche molto, c'è un'agenzia di comunicazione, correggimi se sbaglio. Quanto ti è utile avere questo tipo di monitoraggio nella tua attività e quanto lo mixi con la tua esperienza? Allora, non ti sto dando dell'anziano, però ti sto dando dell'esperto. A livello sportivo sono un anziano, perché diciamo la mia carriera sportiva è solo poter guardare indietro, ma è giusto così perché non è più il mio momento, ma io non posso fare a meno dello sport. Io sono un drogato di sport, io sono un appassionato, a me piace uscire in bici, mi piace correre, mi piace nuotare, sto aspettando che faccia un pochino più di caldo per andare a nuotare al mare, sono cambiati degli obiettivi, io ancora ho degli obiettivi, mi piace gareggiare, mi piace anche vincere. Prossima gara che devi fare? Prossima gara volevo fare l'Ironman 70.3 amatoriale di Maiorca, ma sto aspettando le prime gare di triathlon in Italia, farò la staffetta solidaria della Maratona di Milano, quindi voglio gareggiare, mettermi, abbiamo fatto la gara anche oggi in pista. E vi assicuro che non ha mollato. Non ho mollato e ho accettato la sfida con Baldini. Con Stefano Baldini, campione olimpico della maratona, una sfida molto, diciamo, persa, però sono arrivati alla pari, dai. Diciamo che l'agonismo fa parte dello sport. L'agonismo non vuol dire vincere, vuol dire mettersi in gioco, confrontarsi, cercare di dare il massimo e stimolare questo muscolo competitivo che è dentro tutti noi.
e poi prendersi i risultati come vengono con allegria a prescindere. E la tecnologia aiuta tanto anche perché oggi faccio una vita diversa e lo capisco quando c'è una funzione che ti dice quanto sei pronto per l'allenamento. E tante volte magari hai fatto una lunga giornata di lavoro, ti sei alzato molto presto, hai avuto tanti problemi e pensi di non essere capace a fare un allenamento, dici sono stanco, non c'ho voglia, una giornata brutta, e invece leggi che le tue gambe sono pronte per l'allenamento e scopri anche che poi durante l'allenamento magari fai un po' fatica a partire, ma le gambe girano e finisci in una giornata con le endorfine dentro il corpo e molto felice. Quindi ci sono tanti dati, sono tantissimi dati, e poi è un bel gioco perché uno impara a fare tante cose e impara a fare cose di noi stessi che non conoscevamo, che servono per i professionisti sicuramente, con tantissime cose come le dinamiche di corsa, e per gli amatori, per ognuno al proprio livello cercare di dare il massimo. Ti assicuro che le dinamiche di corsa anche per gli amatori sono un incentivo al miglioramento, sono fondamentali. Daniel, ti chiedo se tornerai ospite a Storie di Runner 451 e ti do l'in bocca al lupo per i tuoi triathlon. Sicuramente ve lo farò sapere sui social. Grazie mille, ciao. Ma insomma, Simone, ti lamenti, ma lo scatto c'è ancora, quindi insomma, come si dice, la vecchia ciabatta ancora insiste e persiste. Bravo. Senti, adesso abbiamo un amico di Storie di Runner 451, una persona a cui insomma tengo molto professionalmente, Sandro, l'inventore, uno dei personaggi più importanti di Run Lovers, una piattaforma che racconta lo sport, il running a 360 gradi, che ci racconterà e ci spiegherà un sacco di belle cose in merito a quello che fanno in rete e non solo. Ciao amici, allora siamo con un nostro compagno di narrazione in rete, Sandro Siviero, insomma l'uomo che dalle sue forti braccia tiene uno dei blog più belli, sito, spazio di narrazione, che è Run Lovers. Benvenuto Sandro. Grazie, ciao a tutti, forti braccia, è da vedere, comunque però sì, il sito racconta tanto la corsa. Noi su Run Lovers cerchiamo di raccontare molto la corsa e cerchiamo soprattutto di raccontarla in un modo che non sia necessariamente legato alla performance, ma al fatto di godersela e al fatto di viverla in maniera un po' più completa e integrata nella vita. Ti faccio una domanda per tornare indietro. Da quanto tempo esiste Run Lovers? Perché poi si perde un po' la storia, no? Allora, abbiamo raggiunto gli 11 anni lo scorso gennaio. Sì, perché abbiamo pubblicato per la prima volta il 10 di gennaio del 2012 e quindi il 10 di gennaio scorso abbiamo fatto 11 anni. Siamo nel 12° anno d'età. Anni importanti, no? In cui sono successe tantissime cose, in cui il running è cambiato come neanche potevamo immaginare 11 anni fa. Questo lo avete provato sulla vostra pelle e sulle vostre dita, nello scrivere proprio. Sì, e per certi versi ci piace anche pensare di essere stati tra i fautori di questo cambiamento, ma è stato soprattutto un cambiamento sociale, secondo me, in cui la percezione della corsa è cambiata passando da performance pura a esperienza, come dicevo prima, che si integra quasi nella quotidianità, no? Cioè, c'è tantissima gente che magari non compete, ma che corre i suoi 10 km 3 o 4 volte alla settimana, che lo fa soprattutto per star bene, per cercare di godere l'esperienza, ecco. Sì, assolutamente. Invece tu che esperienza hai con la corsa? Nel senso, lavorando tanto, parlando, scrivendo di corsa, lo chiediamo a tutti chi fa questo mestiere, trovi il tempo per correre, te la stai godendo, ne hai poco? Dipende dai momenti, dipende da quanto stiamo facendo con Run Lovers in quel momento specifico. Non vi nascondo che capita anche con una certa frequenza che io debba rinunciare a degli allenamenti o a delle uscite o comunque a una certa regolarità proprio per dare la precedenza. D'altra parte, ragazzi, stiamo parlando di priorità. Chi fa il nostro lavoro è più orientato a far correre gli altri che a correre lui, no?
Ah, non dirla a me, sì. Così, quindi, assolutamente. Guarda, ti dico, in tutta onestà, i momenti in cui corro di più sono quelli in cui magari abbiamo un po' più di calo su Run Lovers, tipo agosto, quei momenti lì in cui ci rilassiamo un po' tutti, oppure l'inverno più freddo. Quei momenti lì riesco a concentrarmi un po' di più, però dipende. Per dire, stamattina sono uscito a correre, quindi insomma va tutto bene. Infatti. Però Sandro, questo te lo dico perché vale per me, ma sono sicuro anche per te, che quando vai a correre ti vengono le idee su cosa scrivere. Certo, un luogo, certo. Un pensiero, un amico con cui corri, una soluzione a un problema diventa l'idea per magari la settimana di lavoro su una redazione, e quindi è giusto tenerlo collegato al quotidiano, la corsa, perché è proprio la semina. Sì, ma anche perché comunque chi fa un lavoro creativo si rende benissimo conto che la corsa sviluppa il pensiero laterale. E quindi infatti non a caso ci sono moltissimi creativi che corrono, senza citare Murakami, che è ipercitato da tutti. Sì. Però c'è tantissima gente che scrive o che fa lavori creativi anche di visual design, che corre tanto proprio perché in quel momento lì ha il cervello che riceve meno sangue, quindi funziona in maniera diversa e di conseguenza ti vengono le idee buone. Sai qual è il problema, Sandro? Che se ti viene a inizio della corsa, io quando arrivo, che mi succede spesso, quando arrivo alla fine non me lo ricordo più, dovrei fermarmi a scriverlo. Una volta me lo ricordavo, adesso proprio perdo. Senti, ma dal tuo osservatorio di Run Lovers, che è molto importante, e in questi 11 anni è cambiato tanto il running rete, tutti noi creatori di contenuti dobbiamo anche un po', abbiamo dovuto restringere un po' i tempi, essere più immediati, magari lasciare più il tempo. Voi come vi state adattando e come vedete che questa cosa funzionerà in futuro? Allora, ci sono resistere, viene da pensare, no? No, ma guarda, ti dico onestamente, noi ci consideriamo ormai degli ultramaratoneti, facendolo da 11 anni, essendo sul pezzo tutti i giorni, quindi la resistenza ormai fa parte di questo lavoro. Come sta il running in rete? Mi verrebbe da dire che un po' di tempo fa stava meglio, e non per fare un discorso da boomer, ma perché anche dal punto di vista sociale credo che la rete sia cambiata molto negli ultimi tempi. C'è un certo senso di narcisismo dilagante, c'è un modo di interagire abbastanza unidirezionale, mentre magari qualche anno fa c'era molta più conversazione. Però sai, noi comunque abbiamo un punto di vista privilegiato perché ci rivolgiamo a un pubblico che predilige la conversazione, che predilige il confronto, e quindi le persone che ci seguono sono molto molto propense a come dire, contribuire condividendo la loro esperienza. Poi ragazzi, io onestamente sono dell'opinione che ci siano alcuni player in rete, alcune tipologie di creatori di contenuti in rete che siano deleteri per il nostro settore, perché ne trasmettono un'immagine che io personalmente ritengo sbagliata, quindi è proprio la mia opinione, o che magari danno consigli sbagliati, perché sai, parlavo con Dario, che è un amico di Roma, qualche anno fa, e dicevo sì, noi siamo un po' dei cazzoni perché tendiamo a raccontare tutto in maniera un po' divertente, così. E lui mi disse sì, però guarda che citando il Marchese del Grillo, quando si scherza bisogna essere seri. Sì. E quindi nello stesso modo c'è tantissima ricerca, c'è la costruzione di una certa autorevolezza, e magari il fatto di usare un tono di voce che può sembrare molto informale, pure troppo a volte, che però è un tono di voce che ci caratterizza, ci porta a prestare moltissima attenzione ai contenuti. Ecco, vedo che non tutti prestano la stessa cura e la stessa attenzione verso il contenuto, cioè spesso e volentieri ci sono moltissimi contenuti autoreferenziati o pilotati verso il proprio progetto, e questo personalmente a me non fa impazzire, ecco. Perde un po'. E poi cosa diventerà? E chi lo sa? Vi faccio un esempio.
mettiamo che fra 3 mesi, come può darsi succeda, Instagram e Facebook diventeranno a pagamento. Questo cambiamento in che maniera influenzerà l'approccio e i contenuti che saranno presenti nei social media? Non lo possiamo sapere. Dal nostro punto di vista noi cerchiamo molto di lavorare sul contenuto, noi crediamo al contenuto e crediamo anche all'innovazione del contenuto. Quindi per quanto mi riguarda, noi stiamo lavorando moltissimo sul fronte dei podcast in questo momento, perché abbiamo 3 podcast pubblicati, abbiamo un podcast che è Fuori Soglia, che è un talk, abbiamo Il Lungo, che è un podcast con playlist su Spotify per far correre le persone, che è un podcast informativo, e poi abbiamo Stripes, che è un podcast che racconta storie. Su questo noi eravamo sicuri che il tuo punto d'osservazione fosse quantomeno simile al nostro, ed è proprio questa. D'accordo, perché questo poi è un podcast, quindi alla fine siamo tutti lì. Sandro, grazie mille. Allora continuiamo così. Grazie a voi, buon divertimento, grazie. Complimenti per il vostro progetto e a prestissimo. Grazie Sandro. Grazie, Sandro. Ciao. Ciao. Bella questa intervista, Sandro, Marco, sempre interessante ascoltare dai personaggi che come noi lavorano sulla rete, parlano di corsa. È arrivato il momento di dare anticipazioni della puntata. Ricordiamo che anche questa settimana ci saremo anche di mercoledì, ma vi diciamo anche che ci saremo pure il giorno di Pasqua, non con una nuova puntata ma con un best of dove potrete riascoltare Marco Olmo, delle pillole, Marco Olmo, Massimiliano Rosolino, Elena Casiraghi e tanti altri, Loris Cappanna, adesso non me li ricordo tutti, ma comunque una puntata di 25 minuti densissima, dei momenti più belli di questi primi 2 mesi. Ma Marco, diamo anche le anticipazioni per mercoledì, dove avremo un volto noto della televisione. Se seguite le previsioni del tempo su Mediaset avrete sicuramente in mente di chi sto parlando, la giornalista Stefania Andriola, che per tanti anni ha seguito anche lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia, lei fa molto sport, bicicletta, corsa, insomma un volto notissimo che è venuta a trovarci. E poi dopo, Marco, chi ci sarà? Mauro Leoni ci verrà a trovare con Inferno Run, una specialità di corse ad ostacoli che negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto, e ci racconterà un sacco di curiosità e di consigli per partecipare a queste gare un po' diverse. E non solo, altre storie, altre rubriche, come sempre. Insomma, mercoledì sintonizzatevi, non perdetevi la nuova puntata di Storia dell'Anno 451. Un abbraccio virtuale, buone corse, ciao! Ciao a tutti!